Ciao a tutti, siamo Serena e Carlo e da agosto 2019 stiamo viaggiando a bordo del nostro Ducato lungo la Panamericana. La nostra vita in van non è sempre perfetta, anzi a volte può essere scomoda e piena di imprevisti, ma ce la siamo scelta così, per noi è la migliore soluzione per conoscere il mondo e al tempo stesso essere liberi senza avere a disposizione un grande budget. A volte può capitare di passare dei periodi sfortunati, ma tutto ciò fa parte del gioco. Passati ormai 2 giorni dal tragico evento del nostro drone. Abbiamo provato a riaccenderlo con la batteria dopo averla lasciata nel riso, però la batteria non funziona e per vedere se il drone funziona dobbiamo attaccarlo a una batteria. Nella zona in cui eravamo purtroppo non c'era nessuno che la vendeva, quindi stiamo andando a San José, che è la capitale del Costa Rica, anche approfittando che è brutto tempo perché infatti sta piovendo ininterrottamente da ieri e andare a vedere delle cascate non avrebbe senso oggi. E con il nostro piccolo dronino che è qua con me stiamo andando in un negozio di riparazione droni per vedere che ne sarà di lui. Speriamo bene perché non ci vuole questa cosa, ce l'abbiamo da 3 anni, l'abbiamo comprato in Italia, usato ma era quasi nuovo e ha sempre fatto un ottimo lavoro, ci teniamo molto, speriamo di poter fare qualcosa, vediamo un po' come va. Prosegue il nostro viaggio verso San José col nostro dronino, adesso lo rimmergo nel riso e queste sono le stradine tutte verdi del Costa Rica. Camion gigante. Pare essere a Jurassic Park però con le macchine. Stiamo per passare da una cascata, cascata La Paz, cascata La Pace, vediamo, c'è un ponte. Siamo arrivati quasi a 2000 metri e me la sto facendo tutta in seconda questa strada. La strada continua a regalare gioie. Siamo arrivati a San José, capitale del Costa Rica. A Milano d'autunno oggi, è un po' grigia, però penso sia la parte un po' meno bella della città, dopo andremo a vedere anche altre parti. Però intanto siamo quasi arrivati al negozio del drone, speriamo. Stiamo andando dal ragazzo che forse potrebbe sistemarlo e intanto si continua a salire, sembra che stiamo andando sull'Everest, non lo so, delle strade ripidissime. Bene, abbiamo appena lasciato il drone da un tecnico, stasera lo riparerà, vediamo se si può riparare e intanto il gas è finito, quindi facciamo il pieno di gas propano qui in Costa Rica. Questo è il posto dove riempiremo la tanica. C'è un tempo molto bello e soleggiato. Hai messo la crema solare? Mamma mia, sta piovendo da 2 giorni ininterrottamente. Adesso sta andando a riempirmi la tanica di gas e tornerà tra un po'. Mucho tiempo. Mucho tiempo, sì. Ah, col tapón también. ¿Listo? Muchas gracias, que le vaya bien. Hasta luego. Hasta luego, pura vida. Que vaya bien. Gracias. Ecco qua il tanque. Buenas. ¿Cómo está? Bien, bien. Mi hanno messo anche il tappo. Sigillo di garanzia. Ho pagato il pieno alla bombola 9 euro circa per
10 kg di gas. Siamo arrivati nella città di Cartago, che è vicinissima alla capitale San José, dove stanno riparando il nostro drone. Adesso cerchiamo un posto per la notte perché si sta facendo buio e quindi dobbiamo vedere un po'. Cerchiamo un posticino qui per la notte nelle viuzze di Cartago. Dove stiamo andando non lo so, è a doppio senso questa strada, sì, ma metà van è occupata da una corsia praticamente. Proseguiamo nella grigia Cartago. Chissà se ha a che fare con Cartagine, ci avrà qualcosa di storico, lo scopriremo. Vediamo un po' questo Qui? qua. Sì. Ecco il nostro parcheggio per questa notte. Beh, metterei tipo qua. Ecco il parcheggio di stanotte. Allora, lì ci hanno detto che c'è la casetta della polizia municipale. Questo è il parco centrale di Cartago. Lì c'è la chiesa, lì non so che cosa c'è. Un giardino, devo dire, molto curato. Eravamo alquanto disperati perché non riuscivamo a trovare una doccia qui a Cartago, perché è tutto urbanizzato, quindi non ci sono posti per fare la doccia esterna qui nel nostro van. Per fortuna abbiamo chiesto a un ragazzo ed è stato così gentile da invitarci a casa sua qui a Cartago. Adesso andiamo a farci la doccia da lui e a parlare un po' del Costa Rica e di tutti i posti che abbiamo visto. David ci ha fatto usare la loro doccia, è stato il regalo più bello perché non riuscivamo a farcela e adesso ci stiamo bevendo un caffè italiano fatto con la nostra moka. Sono gentilissimi, adesso stiamo chiacchierando un po'. Vi presentiamo David, che è un cantante incredibile, mucha buena vibra. Eccolo qua! Boom, boom, boom. Respeto máximo a toda la gente que está observando. Respect desde Costa Rica. Peaceful DR para servirles sin. Y estoy fuera del sistema opresor, fuera de la manipulación, estoy fuera, fuera de Babilonia. Boom! Ragazzi, Davide è un grande perché lui, pensate, ha uno studio qui a casa sua e praticamente compone la musica solo con il suo piano, la sua tastiera, e poi ha un microfono e degli amici che lo aiutano. Hanno fatto un gruppo meraviglioso, noi vi lasciamo il link. Fanno musica reggae che è molto pura vita, ve lo lasciamo perché merita davvero. È un ragazzo meraviglioso, pieno che di energia, la musica è bellissima. Ci ha visto lì con il nostro furgone che stavamo cercando un posto per farci la doccia, ci ha subito offerto di farcela a casa sua, è stato gentilissimo. Noi per ricambiarlo le abbiamo fatto un caffè, purtroppo lo vedete già scomposto. La nostra caffettina è arrivata anche a Cartago, qua in Costa Rica, però eccolo qua, è finito il caffè, è già finito. Eccoli qui ragazzi, tanti like per loro. Vi faccio anche vedere lo studio dove lui compone. Eccolo qua, soltanto la sua cameretta. Lui fa tutta la sua musica con questa tastiera qui dove replica tutti i suoni. Un super micrófono bomba. Ustedes hacen los videos acá. Hacemos videos, hacemos la música. Tenemos una agrupación muy bonita que se llama Pardos Crew, con un trasfondo un poco más cultural, social, trayendo memoria a la gente, las raíces africanas que tenemos acá en toda Latinoamérica, ¿verdad? En ese sector, en los años 1600, se les llamaba a las personas de nuestro color, de este color, pardos, porque era la combinación de la sangre africana con la sangre aborigen que había acá en los nativos de acá de Costa Rica, los nativos de toda el área latinoamericana. Y ahora queremos traer a memoria todo ese montón de historia, todo ese montón de información, y sacamos este Pardos Crew. Appena la situazione sarà migliorata, speriamo ci sia qualche gruppo che lo vuole invitare in Italia, perché lui apre i concerti, sarebbe un'ottima occasione. Speriamo di fargli fare un tour d'Italia, sarebbe bellissimo. Se qualcuno volesse contattarlo potete scrivergli o attraverso noi o direttamente a lui, speriamo, perché lo vogliamo portare in Italia. Costa Rebel.
Rasta Rica Music. Peaceful again. Solamente una vez he sentido amor verdadero. Y es que cuando sientes amor de verdad en tu corazón, no queda más que expresarlo. Y qué mejor que con una canción. Esa canción se la escribió a mi mamá. Ojalá que les guste. Por ti yo siento tanto amor. Para mí tú eres la mejor. Por ti yo siento tanto amor. Para mí tú eres la mejor. En la mañana eres quien me va a despertar. Siempre te preocupas y piensas sin parar. Me cuidas día y noche cuando no he llegado. Me alientas, motivas y vas de mi lado. Trabajas conmigo en combinación. De todos los equipos este es el mejor. De tu talento yo presumo en todas partes. Eres más valiosa que 1000 diamantes. Eres tan fuerte y firme en tu forma de pensar. Ni las enfermedades te pudieron parar. Trabajaste sin cansarte para verme crecer. Y ahora soy yo el que lo va a hacer. Por ti yo siento tanto amor. Para mí tú eres la mejor. Por ti yo siento tanto amor. Para mí tú eres la mejor. Vienen a pasear, vienen a bañarse, vienen a lavar la ropa. Una señora increíble. Muchas gracias. È incredibile come per caso incontriamo persone così stupende. Poi si condivide la storia, no? Noi raccontiamo la storia del viaggio, loro ci raccontano la loro storia. È un bellissimo scambio di esperienze che sicuramente è una grossa parte importante del nostro viaggio. Quindi noi adesso siamo puliti, siamo lavati e andiamo a vedere come sta il nostro drone, perché è ancora in riparazione, ma abbiamo degli aggiornamenti. Incontrare queste persone meravigliose ci ha fatto veramente bene, perché sono stati giorni un po' difficili per noi, perché eravamo un po' giù di morale. Il drone comunque costa sia ripararlo che comprarlo nuovo. Adesso stiamo decidendo cosa fare, perché comunque dovremmo cambiare la scheda madre, comprare la batteria, e quindi oggi decideremo che fare. Dobbiamo decidere in fretta perché dobbiamo vedere ancora tanto del Costa Rica. Valuteremo. Ci dispiace molto perché di solito stiamo molto attenti quando le condizioni non sono ottimali. Carlo voleva fare questo video soprattutto per i ragazzi che ci hanno accompagnato e è andata così. Non avremmo dovuto farlo volare, però sono cose che succedono e niente, poi un po' di problemini al van, la porta che dobbiamo sistemare. Siamo un po' scarcassati, anche Carlo ha mal di schiena, ieri non riusciva ad alzarsi, siamo molto acciaccati, diciamo, però vabbè, migliorerà tutto. Tornerà a sorgere il sole, tornerà proprio letteralmente, perché ci sono sempre nuvole, temporali, acqua da tutte le parti. Comunque, cioè, i primi giorni era tutto perfetto, poi è caduto il drone, è cambiato tutto, 1000 problemi, dolori, acciacchi, tempo brutto, pioggia, non lo so. Vabbè, mangiamoci una pasta sopra, va? Ecco come sono le zucchine in Costa Rica, sono un po' meno verdi. Vado a completare peperoni, zucchine e cipollotto con della paprika, un po' di piccante affumicato dal Guatemala e un po' di pepe. La pasta reggia qui intanto cuoce e ho fatto anche una piccola guacamole per accompagnare. Perfetta.
Poi abbiamo comprato questa salsa Linzano, in pratica la usano i costarricensi per condirci il riso con i fagioli. E io voglio provare a mettercela sulla pasta, perché no? Cioè, bisogna provare. Ed è in pratica una via di mezzo tra il dado vegetale, un brodo vegetale con comunque spezie locali, quindi è un insaporitore. E diciamo se ne mette un cucchiaio, proviamo, E completiamo la cottura in padella. Ovviamente aggiungo un pelino di acqua di cottura. Ecco. E andiamo a impiattare come grandi chef. Ecco qua. Pasta, peperoni e zucchine con salsa tikka. E il parmigiano non può mancare. Prego. Permesso, io intanto ero davanti a rispondere a un po' di mail e sentivo Carlo. Secondo me tra un po' il canale diventerà di cucina, perché lui si fa la full immersion la sera, dovete sapere, di tutti i canali di cucina possibili. Dai che pesa sto piatto, assaggialo, va. grazie. Ne valsa la pena mettere la salsa. Sì, però il tikka. grana è la cosa migliore, come sempre. Abbiamo fatto un po' di fusion. Siamo ancora qua a Cartago ormai da 3 giorni sotto la pioggia. Purtroppo del drone non ci sono buone notizie. Il signore ha provato ad aggiustarlo, però purtroppo c'è stato un cortocircuito alla scheda madre. Cercheremo il pezzo, però probabilmente costerà anche di più che comprarlo nuovo, quindi vedremo che fare. Siamo un po' demoralizzati e poi adesso ci si è rotta pure la porta del van, insomma una serie di sfighe in questi giorni che vabbè. Carlo sta provando a sistemare un po' la porta, però è proprio staccata. In pratica è uscita dalle guide. È uscita proprio dalle guide. Non so perché si saranno rotte le rotelle. Il punto è che non possiamo chiuderci stanotte, quindi tra l'altro sta piovendo, quindi entra l'acqua. Ma vediamo in qualche modo di risolvere adesso. Non ho idee, però vediamo. Vedete, queste sono le rotelline e questa è la guida su cui scorre la porta del van e sono uscite dalla guida. Adesso in qualche modo vediamo di rimetterle a posto. Proviamo a chiudere. Però ho messo le mani dove Bravo. non devo metterle. Madonna. Vabbè, si ripizzurerà. Almeno si chiude, dai. Si è ritolto? Sì. Ecco perché. Si è tolto un pezzo. Si è tolta questa è la gommina della rotella che si è consumata. No. Aggiungo che si sono rotti anche i cuscinetti a sfera, vedete? Della rottiglia qua. Ecco. Domani provvederemo a riparare il tutto. Se non domani, che domenica sarà lunedì. Peccato. Buongiorno ragazzi, oggi nuovo giorno qui a Cartago, è il quarto giorno che siamo fermi, però abbiamo una bellissima notizia perché il nostro amico tecnico Nelson, che adesso vi presentiamo, è riuscito a far resuscitare il drone. Incredibile, quando ce l'ha detto noi non ci potevamo credere perché è stato 20 minuti sott'acqua e sapere che è riuscito a rimetterlo in vita per noi significa tanto, prima di tutto perché non dobbiamo comprarne uno nuovo e poi perché eravamo in qualche modo affezionati al nostro drone che ci ha seguito per tutto questo tempo. Quindi adesso andiamo da lui perché il drone è pronto, dobbiamo testarlo e ci spiegherà tutto lui, che cosa ha fatto. Ragazzi, siamo nell'officina qui di Nelson. Guardate che drone c'ha qui, incredibile. È un drone che può sopportare un carico di 10 kg e viene usato nell'agricoltura. Infatti da questi tubettini escono tipo dei concimi o degli servanti e quindi questo drone riesce a fare 10 ettari per ora. Guardate l'officina di Nelson, pezzi di drone ovunque. Qui in Costa Rica tutti hanno un drone ed è normalissimo che cadano nell'acqua, si infilino negli alberi, che passi di tutto, insomma. Ma io ho mal di testa solo a guardare tutti questi pezzettini, è un genio veramente.
Guardate quanti pezzi. Mamma mia. Stiamo provando a usare il drone appena riparato da Nelson, che è veramente un dio dei droni, l'ha sistemato, un miracolo. Il drone è resuscitato e adesso sta dando anche un po' di consigli a Carlo perché lui è molto esperto. Vi faccio vedere, eccolo qui. Aquí tenemos el maestro de los drones, Nelson. Hola! Hola, hola. Ragazzi, lui ci ha salvato il drone perché pensate è rimasto immerso per 20 minuti e lui l'ha salvato, veramente è resuscitato. Che esiste con nuestro drone? Che passò? Paciencia y tiempo. Y mucho más, creo. In pratica gli ha cambiato la scheda madre e adesso è praticamente come nuovo, è quasi come nuovo, sì? Prácticamente. Quindi ragazzi, lui è veramente il migliore sulla piazza qui in Costa Rica e noi lo ringraziamo perché ci ha fatto un lavoro veramente ottimo. Pensavamo di comprarne un altro, però siamo contenti di averlo riparato anche perché è bello avere il nostro drone con cui abbiamo cominciato il viaggio. Adesso lo facciamo volare per la prima volta. Vai, si parte. No! È resuscitato! Il nostro dronino è vivo! Buongiorno, sempre da Cartago. Oggi è arrivato il grande giorno, speriamo di riuscire a sistemare la porta perché ne abbiamo veramente bisogno, se no rischiamo di perderla per strada. In pratica si è rotta tutta questa parte, qui ci sono delle rotelle con dei cuscinetti a sfera e per l'usura purtroppo si sono rotti. Adesso devo smontare questo pezzo, siamo in mezzo al traffico qui di Cartago per tentare di mettere delle nuove rotelle che abbiamo comprato. Siamo praticamente senza porta oggi. Sono le 7:30, siamo già operativi, Carlo sta già cercando di togliere il pezzo da sistemare. Allora, per reggere la porta, intanto che tolgo i sostegni, ho messo il bidone della spazzatura nostro più la guida del mondo di Lonely Planet. Siamo ufficialmente senza porta. Ecco ragazzi, questo è il pezzo che ormai è totalmente rotto. Adesso non so quanto si senta per il traffico, però andremo a mettere le nuove rotelle qui perché ce ne sono 4. Una qui, una qui, una qui, una qui. E poi lo rimetteremo a posto. Abbiamo trovato questo tailleur che fa praticamente pezzi di precisione. Adesso li porto e vediamo quanto ci metterà e se entro oggi ce la faremo. Ecco le rotelline che ho comprato. Ecco, queste sono le rotelle con i cuscinetti a sfera che ho comprato e che andremo a mettere qui. Allora abbiamo lasciato il pezzo, adesso in 2 ore e mezza dovrebbe essere pronto. Intanto dobbiamo rimettere la porta perché non possiamo stare assolutamente qui in mezzo alla strada con la porta aperta. Andiamo a far colazione che non abbiamo bevuto il caffè, senza caffè non si parte. Via, rimettiamo la porta a posto, adesso ci facciamo aiutare da qualcuno. Intanto la guidozza della Lonely Planet regge di brutto. Come vedete la porta non cade perché ha 3 sostegni, uno di qui, uno arriva qui in alto e uno in basso che non c'è, adesso lo cambiamo.
i ragazzi sono così gentili da farmi vedere come ripareranno il pezzo della porta del nostro van. Adesso mi fanno entrare qui. Questo è il laboratorio dove fabbricano di tutto. Wow, quanti macchinari. Ecco qua i pezzi. Buenos días. Él es Joaquín, él le va a ayudar con eso. Es el material que vamos a utilizar para eso. Ajá. Entonces, como esos son más pequeñitos, va a quedarte un poco más grueso Sì? y va a darte un poquito más de durabilidad. Ok. Entonces, ahí él te ayuda con esas. Ok, con ese trabajo. grazie. Quindi andiamo a mettere praticamente una plastica qui attaccata. Compañero, aquí lo primero que estamos haciendo es rectificar la cara de la pieza para darle tangencia, para digamos, poner la tercera tangencia y que squadra. In pratica sta andando a creare il rivestimento di nylon che andrà poi sulla rotella con il cuscinetto. Ed ecco il pezzo completamente ricostruito. Bene, abbiamo ricostruito il pezzo, come vedete hanno fatto un ottimo lavoro. Hanno ricostruito sia queste ruote con i cuscinetti e sia la parte plastica di protezione. Adesso proveremo a montarlo qui, ma mi sembra un tantino difficile perché non entra esattamente, bisogna fare tipo una leva. Adesso vediamo un po'. Sì. Ingresso. Sí. Che buono! Siamo riusciti a mettere il pezzo. Adesso avvitiamo. Vamos a probar otra vez. Bueno, sta come nuovo, è come nuovo ragazzi. Speriamo di aver finito con le riparazioni perché non ne possiamo più, da giorni che stiamo a riparare qualsiasi cosa, però dobbiamo continuare il viaggio. Intanto potete vedere il van in condizioni catastrofiche, pieno di cose ovunque. Carlo adesso ha tirato fuori lo scatolone fabbricone per sistemare una vite. Questo è tutto quello che c'è. E mi hanno sporcato tutte le perline appena dipinte con le manate e questa porta mentre la toglievano, mannaggia. Ho messo un po' di olio qui sul binario, adesso vado a Dio ragazzi. Anche su abbiamo sistemato, non so se si vede, abbiamo rifatto la rotellina nuova e scorre che è una meraviglia. Certo abbiamo rovinato la perlina ma adesso la ripariamo. Sono davvero contento, ecco.